E quindi involontariamente anche voi avete detto la vostra classifica piloti. La mia uscirà mercoledì 26, quindi mi raccomando non prendete impegni perché sabato mi taglio i capelli. E quindi come da contratto. Dunque, 4155 i voti in totale. Il 49% di voi ha votato Charles Leclerc come probabile vincitore del campionato 2022. Ammetto che sono rimasto molto sorpreso, soprattutto dopo i miei ultimi video. Stesso io, facendoli e rileggendoli, riguardandoli, ho perso molta fiducia, andando ad analizzare notizie, voci, persone dentro a quel mondo, i primi contatti e cose così. Ok, 20 cavalli, ok, la totale riprogettazione della camera di combustione e quindi ok alla nuova power unit, però si lavora per ridurre il gap da Mercedes. E allora, dato che avete alzato le mie aspettative, sono andato a informarmi. Ho fatto delle ricerche e ho spulciato un po' le opinioni popolari. E uno dei maggiori punti che è emerso è: le persone reputano Charles Leclerc un nuovo Verstappen. Un ragazzo a cui manca soltanto la vincita del mondiale. Verstappen ha avuto la possibilità e ha vinto. Leclerc potrebbe avere la possibilità del cambio regolamentare e quindi potrebbe vincere. Questa mi è sembrata essere l'opinione popolare che ho colto da Instagram e Twitter, neanche a dirvelo ovviamente, seguitemi. Non proprio del tutto la mia, però mercoledì capirete per bene chi secondo me alla cieca, perché notizie non abbiamo, è il favorito vero e proprio per la vincita del mondiale 2022. Comunque posso trovarmi d'accordo da un lato, dall'altro vi dico onestamente, salvo la rinascita della nuova Brown GP, difficile che la Ferrari si piazzi prepotentemente davanti a tutti, ma può farlo e da tifoso di Charles Leclerc sono il primo che ci vuole credere, che ci crede al massimo. Però ahimè, comunicare con voi significa anche non prendervi per il culo. E non so se Leclerc è così schiacciatamente favorito come dite voi. Anche io penso possa avere le sue carte, ma il 50%, quindi una persona su due, pensa che Leclerc possa vincere il mondiale. Anche perché in un'ipotetica lotta Leclerc-Verstappen, Leclerc parte con un leggero svantaggio. Verstappen ha palesemente più esperienze e ha vinto soltanto un mondiale. Ha più esperienza di tantissimi altri piloti. Non ha mai realmente gestito un mondiale, forse quella è l'unica cosa che gli manca. Cosa che invece Hamilton ha alla grande. Comunque, e lo stesso vale, secondo me, in un ipotetico confronto tra Hamilton e Leclerc. Con l'unica scusante che Hamilton potrebbe essere in parabola discendente. Non lo so. Anche qui il mondo è diviso in due. C'è chi è all'apice della sua forma e c'è chi dice ormai non ha vinto più, quindi statisticamente è in parabola discendente. Entrambi hanno ragione. Però in uno scontro alla pari secondo me è più difficile che Verstappen perda contro Leclerc. Eppure il popolo ha votato come secondo probabile vincitore del mondiale Lewis Hamilton. Ed è assurdo il fatto di come, anche se non ha vinto il mondiale, le persone pensino che lui è favorito rispetto a Verstappen. Eppure il 2021 ha reso noto a tutti che Verstappen è stato più forte di Hamilton e Mercedes. Non che Red Bull sia una schifezza, attenzione, non ho detto questo. Anzi, però tra i due team, se dovessi scegliere dove poggiare le mie chiappe, sceglierei una Mercedes piuttosto che una Red Bull. E quindi se il pilota più forte secondo voi è Hamilton e la macchina più forte secondo me, ma lo dice anche il campionato costruttori, è la Mercedes, il miracolo l'ha fatto Max Verstappen, che ha battuto il britannico e la casa tedesca. Però anche su questo da un lato sono d'accordo e dall'altro no. Nel senso, Verstappen è forte, ma Hamilton potrebbe far tesoro di questa sconfitta. Se risorge più forte dal 2021 e Mercedes continua a essere Mercedes, sarà un altro anno ricco di emozioni. E quindi in tutta questa storia chi è più sfavorito se non Leclerc? Però sono rimasto sorpreso anche per quanto riguarda Russell. Io in realtà mi aspettavo più un sondaggio di questo genere: 25% Hamilton, magari 20 Verstappen, 27 Leclerc, perché siamo un po' tutti italiani, tutti quanti ce l'auguriamo. Forse l'avrei votato anche io, non fossi stato un content creator che deve scegliere tutto in maniera razionale e lucida, perché altrimenti mettete dislike e nei commenti mi insultate la mamma. Non so cosa ha fatto mia mamma per meritarsi ciò. No, non è vero, non succede, state tranquilli. Insomma, 25% Hamilton, 20 Verstappen, 27 Leclerc, 16 Russell e 12 l'altro, anche se 12 in realtà è pure alto. Ecco, invece Russell è al 9%, mentre per Hamilton parliamo di 800 voti e per Verstappen parliamo di 500 voti, per Russell parliamo di 373. E quindi anche qui ho fatto un'indagine. Molti, ma veramente in tanti, reputano Russell più forte a livello di talento di Leclerc e Verstappen, ma è altrettanto opinione popolare che Russell non è pronto e che ha bisogno di quell'anno lì
lì per ambientarsi, per capire. Io invece aggiungo che probabilmente non vincerà non tanto perché non sia pronto, anche perché non è pronto, ma perché la Mercedes sosterrà più Hamilton. Stile Ferrari nel 2019 con Vettel e Leclerc, ma molto di più. Vettel è stato per un secondo messo da parte, anzi è stato forse messo troppo presto da parte. Però non so se Russell farà meglio di Leclerc, soprattutto all'esordio, sempre per una questione Hamilton è supportato da Mercedes. Però se dovesse fare una partenza forte alla Charles, dove in Bahrain ha rischiato addirittura di vincerla, ultima percentuale che anche mi ha stupito, non tanto per la percentuale in sé, ma per le risposte che avete dato nei commenti. E hanno votato circa 250 persone, 249. Per la maggior parte il nome più grosso dei commenti è stato Sainz. Tutti che si basano sullo stesso punto. Se ha la macchina, qualora la Ferrari dovesse essere competitiva, lui è più costante, lui è più consistente. Io però andrò controcorrente, non perché voglio farmi odiare, non voglio farmi odiare, ma perché è vero che la costanza paga, ma non ti fa vincere i mondiali. Prendi Alonso con Ferrari oppure prendi Rossi nel 2015. A Rossi il mondiale può anche essergli stato rubato e magari un giorno ne parlerò, ma è oggettivo che ha vinto troppo poco. Però io sto presupponendo che Sainz quindi rimane costante, secondo, terzo e non vince gare. È ovvio che se vince 5-6 gare meriterebbe a quel punto di vincere il mondiale. Io sono dell'opinione che il pilota deve essere più alla Max Verstappen, che la devi rischiare, devi portare a casa la vittoria. Però Keke Rosberg o semplicemente Juan Mir in MotoGP ci hanno dimostrato che anche solo vincendo una gara si può vincere il mondiale. Questa però era la parentesi Sainz. Adesso apriamo la parentesi Ricciardo Norris. Tra Ricciardo e Norris, che sono stati due nomi scritti nei commenti, mi sento di dire che è più favorito Norris. Ricciardo magari è più abituato alle posizioni che contano, Norris di meno. Però Ricciardo è simil Vettel. Se le cose non vanno per il verso giusto, tracolla, barcolla. Magari un Norris con la testa giovane si butta a capofitto. Però è proprio quello il punto debole di Lando Norris. Prendi il GP di Russia dove ha praticamente ignorato gli ordini del team. Però può essere che proprio quell'esperienza possa aiutarlo a... Poi altri due nomi, Alonso. Raga, vi dico, Alonso, se gli date una mezza macchinina, se l'Alpine rispetta le aspettative, Alonso può. È l'ultima occasione della vita, non è un pilota lento e non è un pilota che ha paura. E quindi sì, il plan può funzionare, secondo me. E infine ragazzi, in tanti di voi hanno scritto Sebastian Vettel. Io, oltre a consigliarvi di seguirmi sui social, non mi esprimo. Non lo so. Aston Martin mi sembra una macchina... No.